Non distruggere nulla, non distruggere nulla. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di questo drone della Lowlin. Aiuto. E allora, tentativo numero 2. Con il primo tentativo sono andato ad urtare contro alcuni attrezzi appesi. Vediamo di fare il secondo tentativo, anche se ovviamente l'applicazione mi avvisa che qua all'interno del mio piccolo stanzino non c'è GPS, quindi è pericoloso volare. Ma noi facciamo lo stesso questa prova. Oggi vi voglio fare vedere questo drone che ovviamente all'interno non andrebbe utilizzato. Praticamente un drone utilizzato all'interno, come in questo caso, rischia di andare ad urtare un po' ovunque. Ma io non sono normale, quindi facciamo un'altra prova, facciamolo decollare di nuovo. Sono sicuro che andrò a urtare, come ho fatto già 3 o 4 volte, ma questa è a dimostrazione del fatto comunque che il prodotto è robusto, riesce a resistere. Vediamo se riesco a comandarlo. Qua all'interno del mio laboratorio abbiamo 0 satelliti, quindi non si sta collegando. Vediamo se riesco a pilotarlo. Dai, alla fine, vieni qua. Dai, non esageriamo, ve lo faccio vedere. Questo è l'Olin Z6, un drone con motori brushless, con GPS, quindi con la funzione pure di inseguimento, e tante caratteristiche che lo rendono interessante. Tra l'altro si pilota senza patente, quindi perché pesa meno di 250 grammi. Ora vi dirò tutte le sue caratteristiche, vi farò vedere alcune riprese durante il volo in esterno. Non ne ho fatte tantissimo perché ultimamente, ragazzi, in Sicilia c'è caldo da morire, ma c'è un vento assurdo, ci sono stati pure dei danni. Comunque pilotarlo, soprattutto con questo peso così ridotto, non è facile, ma ha tante caratteristiche che possono risultare interessanti, quindi voglio farvelo vedere. Iniziamo. Guardiamo quindi quello che troviamo all'interno della confezione in cartone con un'illustrazione nella quale c'è scritto che è un drone GPS brushless che può essere utilizzato dai 14 anni in su. Comunque ci sono delle leggi ben precise per quanto riguarda l'utilizzo dei droni, per quanto riguarda tutto il regolamento, sia per i patentini che per l'età eccetera. Eventualmente vi lascerò i link dove andare a vedere sia come assicurarli, perché tutti i droni vanno assicurati, che tutte le varie regole e regolamenti per poterli utilizzare. Quindi abbiamo GPS tracking, abbiamo anche i motori brushless, una telecamera che può essere vista anche tramite l'applicazione, tramite wifi 5G. Le batterie hanno una lunga durata, sinceramente non ho fatto un test di durata, comunque ho superato tranquillamente 20 minuti, e c'è il ritorno a casa perché avendo il GPS possiamo farlo ritornare con un tastino apposito sul telecomando oppure sull'applicazione, il riconoscimento umano. Poi ci sono anche l'optical flow nella parte bassa che gli consente di avere una buona stabilità oltre al GPS stesso. Poi la gesture per i controlli, waypoint in modo da poter stabilire i punti per il volo, la modalità volo circolare, insomma diverse funzioni. Mi arrivano delle telefonate, scusatemi ma mi è arrivata una telefonata di lavoro per lo studio, sapete, uno studio di tatuaggi ed era una prenotazione. Allora, qua abbiamo qualche altra caratteristica tecnica, quindi le specifiche per esempio sul peso, 216 grammi, le batterie sono da 1700 mAh, 7,6 volt e si ricaricano in circa 3 ore ciascuno. Ora comunque lo guarderemo per bene, daremo pure un'occhiata rapida all'applicazione, mettiamo la scatola da questa parte. Questa è la valigetta con cui viene venduto e all'interno abbiamo questa parte sagomata dove poter mettere il radiocomando e qua dove poter mettere il drone. Questi sono il cavo per poter ricaricare il radiocomando. Nella parte alta abbiamo anche queste taschine dove poter mettere eventuali accessori eccetera. E tra l'altro vi ricordo di portare sempre con voi il manuale di istruzioni che per adesso è all'interno della scatola. Poi troviamo anche alcune eliche e un piccolo cacciavite per poterle sostituire, e qua troviamo qualche altra elica. Questo invece è un coperchietto, fate attenzione quando lo comprate perché lo troverete posizionato esattamente qua, che protegge i contatti, quindi quando proverete a mettere la batteria non si chiuderà. Questo va rimosso semplicemente tirandolo verso dietro e poi la batteria si potrà incastrare. Adesso vi faccio vedere pure le batterie come sono fatte. Quindi si ricaricano semplicemente con questi caricatori particolari.
hanno un sistema con dei LED che ci indicano il livello di carica della batteria, vanno collegati a un normale caricabatterie USB, anche quelle dei telefonini va benissimo, si posiziona in questo modo, si spinge in avanti e si ricarica la batteria, che poi ci darà un'autonomia lunga, ma non so dirvi di preciso quanto lunga. Guardiamo quindi il drone da vicino. Perdonatemi se è così maltrattato, ma l'ho sfruttato tantissimo, mi ci sono divertito parecchio, anche se devo riconoscere che come drone, pur volando bene, soffre un po' il vento, quindi utilizzatelo in giornate non ventose, perché purtroppo, vista la leggerezza, comunque anche le eliche non sono, diciamo, robustissime, quindi bisogna combattere con il vento se si tratta di vento forte, però è divertente da utilizzare. I video, a parte il movimento perché non è stabilizzato, i video vengono bene, 1080p, non stiamo parlando di risoluzioni elevatissime, però come drone per portare dei ricordi da una vacanza eccetera va più che bene. È un drone che alla fine si comporta bene e fa quello che promette. La telecamera è regolabile sia con il dito, posizionandola come preferiamo prima del volo, oppure con i tastini specifici che ci permettono con dei clic di alzarla ed abbassarla. Questi davanti sono due LED, ma li troviamo anche nella parte posteriore, quindi in questi piedini, e tra l'altro come piedini abbiamo solamente questi e poi ne abbiamo due nella zona centrale a proteggere anche l'optical flow. Quindi una volta posizionato sul pavimento avremo le eliche di davanti con i braccetti che sono sospesi. Ovviamente è un prodotto a norma, c'è la marchiatura CE. E adesso diamo un'occhiata pure molto rapidamente all'applicazione. Allora, abbiamo la possibilità di dare diverse impostazioni. Questa per esempio è l'impostazione che ci permette di vedere tramite il GPS dove ci troviamo, però qua all'interno del mio stanzino, del mio laboratorio, il GPS non prende. Ma abbiamo diversi comandi. Con questo lucchetto, per adesso il drone è spento, ma se fosse acceso, una volta premuto il lucchetto si aprirebbe e le eliche inizierebbero a ruotare. Con questo comando abbiamo la possibilità di passare da foto a video. Da quest'altro comando invece passiamo agli stick virtuali, che però io vi sconsiglio di utilizzare. Comunque eventualmente è possibile utilizzarli al posto degli stick dello stesso radiocomando. Poi in alto abbiamo le informazioni riguardanti i satelliti e qualche altra informazione, il ritorno a casa, sempre le stesse icone praticamente che troviamo posizionate in modi differenti un po' su tutti i droni. Adesso lo accenderò e vi farò vedere, ok, e vi farò vedere come si comporta il drone. Allora, in questo momento abbiamo i LED che lampeggiano. Dobbiamo collegare il nostro wifi, il wifi del telefonino, al drone. Per fare questo bisognerà andare ovviamente nelle impostazioni del nostro telefono, andare su wifi e scegliere il drone wifi 5G. Si connette. Allora, vi faccio vedere innanzitutto che i tempi di risposta sono quasi in tempo reale e anche la qualità delle immagini, anche se questa è semplicemente una trasmissione wifi, promette 1080p e questa è una risoluzione che per un utilizzo normale, per vacanze, ricordi eccetera, può andare bene. In questo caso, siccome il drone era spento, quando lo accenderete dovrete accendere anche il radiocomando che avrà questo LED che lampeggerà, quindi dovrete andare in su e in giù. E adesso si è connesso. Portando verso l'interno, in basso verso l'interno, i due stick inizieranno a ruotare le eliche, ma il drone non volerà. Ok, mi avvisa che non c'è il GPS, quindi devo fare attenzione a farlo decollare. Adesso non lo farò decollare, altrimenti andrebbe urtando un po' ovunque e distruggerebbe tutto, con il rischio pure di farmi male. Ma per poterlo spegnere basterà portare verso l'interno i due stick. Facciamo una cosa, spegniamolo, altrimenti il rischio di farlo decollare. Ok, dicevo, gli stick sono piacevoli da utilizzare, però diciamo la precisione non è il massimo, nel senso che se noi premiamo magari fino a un quarto abbiamo un'accelerazione e poi andando avanti l'accelerazione, la risposta del drone non è progressiva, ma è un drone diciamo con materiali di fascia medio economica. Continuando a parlare del radiocomando, ve lo faccio vedere senza il telefonino. Abbiamo questa parte posteriore con queste impugnature che si aprono, ci aiutano a mantenerlo in modo più comodo. Effettivamente devo riconoscere che tra l'utilizzo di queste due parti aperte quando sono chiuse, in questo modo risulta più comodo. Qua all'interno abbiamo l'ingresso micro USB per poter ricaricare le batterie integrate. Questo, come vi ho detto, è il tastino di accensione, poi i vari tastini per la calibrazione, per il ritorno a casa, decollo, atterraggio, eccetera.
questo si apre e si chiude, ci dà la possibilità di posizionare il telefono come avete visto poco fa. Questo invece è il comando per registrare i video e questo per scattare le fotografie, e questo è quello che vi dicevo poco fa, che serve a regolare la posizione della telecamera, che però non è stabilizzata. E questa è l'antenna, non so se sia vera o finta. Comunque questa è l'antenna che dovrebbe, posizionata in questo modo, dovrebbe aumentare il range d'azione del wifi. Torniamo a parlare del nostro drone. Nella parte più bassa abbiamo anche l'ingresso per la micro SD. Infatti questo drone ci permette di vedere e di salvare i filmati nell'applicazione, ma ovviamente quello che vedremo e quello che salveremo direttamente sul telefonino sarà a bassa risoluzione. Invece i video che troveremo nella micro SD saranno a piena risoluzione, quindi 1080p, e potremo vederli quindi al massimo della risoluzione che permette di avere questo drone. L'unica nota negativa però è il fatto che, non essendo stabilizzato, il drone quando vola, purtroppo quando va in avanti si mette in questa posizione, quando si ferma ha una sorta di impennata in avanti, e la stessa cosa quando va indietro. Quindi se facciamo un volo, soprattutto in giornate ventose, dovendo contrastare il vento, più volte faremo un'accelerazione e una frenata, e questo va a causare un sobbalzo, ma lo stesso quando viene colpito dal vento può succedere che alcune riprese non vengano appunto stabilizzate, quindi ci siano questi scatti. Ma in giornate non ventose, ripeto, per dei ricordi, per utilizzarlo così, un utilizzo ludico, allora è un drone che ci può permettere di portare a casa dei video con una buona risoluzione, anche se non stabilizzati, comunque che si vedono bene con molti dettagli. Adesso vi farò vedere alcune riprese sia del volo del drone, quindi alcune riprese mentre sta volando. Il drone che rimane stabile perché grazie al GPS e all'optical flow rimane fermo nella posizione in cui lo lasciamo.
vedremo anche alcune riprese notturne, pochissime, semplicemente quanto basta per vedere che anche di sera, grazie a questi LED, riusciamo a capire la posizione dello stesso drone e quindi riusciamo a comandarlo indicandogli la direzione corretta, perché alcuni droni hanno un solo LED, spesso capita di avere un solo LED nella parte bassa, ma noi non sappiamo in quale posizione si trovi, quindi facciamo 1000 tentativi a farlo andare avanti e indietro per capire come si sta muovendo. Questo invece, avendo questi LED posizionati in questo modo, ci permette di capire anche da lontano come è posizionato e quindi riusciamo a comandarlo molto facilmente. Il drone comunque, una volta lasciati i comandi, sia al decollo che durante l'utilizzo, rimane nella posizione in cui si trova e non si muove più, perché il GPS gli dà la possibilità di capire dove si trova e quindi rimane fermo. Sicuramente non è un DJI, quindi non possiamo aspettarci di avere quella qualità, sia per quanto riguarda i video ovviamente, che per quanto riguarda il comportamento generale di materiali utilizzati. Però ragazzi, guardate com'è ridotto, l'ho trattato davvero male, l'ho utilizzato tanto. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo drone? Vieni qua. Allora ragazzi, i video che vi ho fatto vedere del volo di questo drone effettivamente non sono tantissimi, perché io ho portato con me il drone ogni giorno, ho voluto testarlo anche quando avevo 5-10 minuti, provo a fare dei voli di sera, di giorno, di mattina, col vento, senza vento, ho fatto diverse prove, effettivamente il drone funziona bene. Però ripeto, è un drone economico per quanto riguarda però la qualità costruttiva, perché effettivamente il prezzo non è bassissimo, costa circa 240 euro. Adesso non ricordo benissimo, pure perché ce l'ho da almeno un paio di mesi e come sapete su Amazon i prezzi sono un po' ballerini. Però vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poterlo vedere. Se riesco vi lascerò anche un codice di sconto. Stavo dicendo, la qualità generale del drone comunque è buona, è fatto bene, non ha qualità eccellente, non è un drone di fascia alta, sia per quanto riguarda i video che per quanto riguarda i componenti generali, però ci permette di divertirci, ci permette di portarlo in vacanza, portare dei ricordi e avendo un drone diciamo entry level che ci permette di fare esperienza e poi ci dà la possibilità eventualmente di passare a modelli superiori. Se questo articolo vi è piaciuto io vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, guardate anche altre recensioni dei droni che appunto ho già portato sul canale per farvi un'idea di quale eventualmente può piacervi di più, ma se tenete in considerazione questo drone e decidete di acquistarlo utilizzate il link che trovate giù perché associato ad un codice di sconto vi permetterà di pagarlo di meno. Detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!